Vietnam. Terra di risaie infinite. Terra di spiritualità profonda. Terra di memoria e futuro. Mentre il resto del mondo dorme, c'è un paese che si sveglia. Le lancette segnano le 5 del mattino e la vita esplode nelle strade. Benvenuti in Vietnam, un paese dove il tempo scorre diversamente e che ha trasformato le sue contraddizioni in magia. Fin dall'alba, gli anziani praticano Tai Chi nei parchi urbani, mentre i mercati notturni si dissolvono come nebbia, lasciando spazio a caffetterie all'aperto, dove il profumo del caffè si fonde con i primi raggi tiepidi di sole. E parlando di caffè, non tutti sanno che queste terre custodiscono un segreto. Il Vietnam è il secondo produttore mondiale di caffè, secondo solo al Brasile. Ogni goccia che cade dal tradizionale filtro Phin è una fusione di Oriente e Occidente, un racconto di colonialismo trasformato in tradizione. Dal cielo, il paese si rivela come un mosaico di verde e oro. Le risaie si estendono a perdita d'occhio, producendo l'incredibile cifra di 45 milioni di tonnellate di riso all'anno. Al nord, sfidano la gravità arrampicandosi sulle montagne in terrazze vertiginose. Al sud, nel delta del Mekong, terra e acqua si uniscono in un abbraccio infinito, creando paesaggi che sembrano dipinti da un artista divino. Ma il Vietnam è una terra di dualità. Mentre il nord sperimenta 4 stagioni, il sud ne ha soltanto 2. Questa divisione climatica ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'architettura, con case su palafitte al sud e robuste dimore in pietra al nord. In questo paese, ogni parola può essere pronunciata in 6 toni diversi. Un singolo suono, modificato nell'intonazione, può assumere significati completamente diversi. È per questo che la parola ma diventa madre se pronunciato in un tono e fantasma se pronunciato in un altro. Ogni conversazione è una composizione musicale dove l'intonazione è fondamentale per essere compresi. Inoltre, la diversità culturale pulsa nel cuore di questa nazione attraverso 54 gruppi etnici distinti. Dalle vette nebbiose delle montagne alle pianure costiere baciate dal sole, ogni popolazione custodisce gelosamente il proprio patrimonio di tradizioni, lingue e costumi. Parlando di tradizioni, ogni città vietnamita racconta la sua storia attraverso i suoi caratteristici mercati locali. Ad esempio, Hanoi è famosa per il suo antico mercato di Dong Xuan, dove le bancarelle si snodano tra vicoli centenari,
Hoi An, invece, incanta con il suo mercato del pesce all'alba, mentre Sapa stupisce con il mercato delle minoranze etniche, dove le donne Hmong vendono i loro prodotti artigianali. Durante le prime ore del mattino, questi mercati trasformano le strade in un caleidoscopio vivente di colori, profumi e voci, ed ogni bancarella racconta la storia della città che rappresenta. Un'altra tradizione è quella per cui in ogni casa vietnamita vi è un altare di preghiera. L'incenso si alza verso le fotografie degli antenati, mentre ciotole di frutta fresca e riso fumante attendono di essere offerte. Qui, 3 generazioni si inginocchiano insieme, sussurrando preghiere che mantengono vivo il dialogo tra passato e presente. In questo mix di cultura e tradizione, la cucina emerge come un incontro perfetto di 5 sapori. Come un maestro che compone la sua opera, ogni cuoco vietnamita bilancia dolce, acido, salato, amaro e piccante, creando piatti che sono vere opere d'arte gustative. Dal fumante pho ai croccanti banh mi, fino ai delicati goi quan, ogni boccone è un viaggio attraverso secoli di storia culinaria. Questo è il Vietnam. Non solo una destinazione, ma un viaggio attraverso il tempo, i sensi e l'anima. Passiamo dunque a visitare i suoi luoghi più belli ed iconici. Baia di Ha Long. Nel mare del Tonchino, oltre 1600 isole calcaree emergono dalle acque. Questo labirinto marino, nato 500 milioni di anni fa, racchiude un mondo dove il tempo sembra essersi fermato. Le formazioni rocciose si innalzano verticalmente dalle profondità, creando un orizzonte frastagliato che si estende a perdita d'occhio. Le grotte, nascoste nelle viscere di queste torri di pietra, conservano i segreti di civiltà remote. Stalattiti millenarie pendono dai soffitti come fossili, mentre i villaggi galleggianti dei pescatori tramandano ancora tradizioni che resistono al passare delle generazioni. Tra queste acque color giada, le giunche tradizionali scivolano silenziose, trasportando visitatori attraverso canyon marini, dove la luce crea giochi d'ombre sulle pareti verticali. All'alba e al tramonto, quando il sole bacia la superficie dell'acqua, la baia si trasforma in uno specchio che riflette il cielo. A pochi chilometri, troviamo la baia di Lana, che rivela un volto più intimo di questo paradiso acquatico. Qui, lontano dalle rotte turistiche, la natura regna incontrastata. I faraglioni ricoperti di vegetazione tropicale ospitano rare scimmie e langur dal pelo dorato, mentre le aquile marine planano maestose sopra le acque, dove coralli e pesci tropicali nuotano indisturbati.
Dalat. A 1500 metri d'altitudine, questa città emerge dalla nebbia. Le architetture coloniali francesi, con le loro caratteristiche facciate color pastello e i tetti spioventi, raccontano storie di un passato imperiale, mentre la bizzarra Crazy House sfida ogni convenzione architettonica con le sue forme oniriche. Cascate nascoste precipitano in valli profonde, dove foreste di pini centenari creano un microclima unico nel sud-est asiatico. Le piantagioni di caffè arabica si arrampicano sui pendii terrazzati, regalando al mondo uno dei caffè più pregiati del continente. Le antiche pagode buddiste, invece, con i loro tetti ricurvi e le decorazioni dorate, custodiscono secoli di tradizione spirituale, mentre l'incenso profumato e i canti dei monaci creano un'atmosfera di profonda serenità che permea l'intera città. Di sera, il mercato notturno si anima lungo le strade del centro, dove street food vietnamita e artigianato locale attirano residenti e visitatori in cerca dell'autentica essenza vietnamita. Da Nang. Tra le montagne di marmo e il mar cinese meridionale, la città di Da Nang scrive una storia di contrasti. La notte trasforma i ponti della città in serpenti di luce, con il Dragon Bridge che sputa fuoco reale nei weekend, mentre il ponte Han si illumina di colori che brillano sulle acque del fiume. Le montagne di marmo, che sono 5 picchi che emergono dalla pianura costiera, nascondono templi scavati nella roccia. È proprio qui che monaci buddisti pregano in grotte naturali, dove l'incenso sale verso aperture che filtrano raggi di luce. Durante la guerra, questi tunnel servivano da rifugio e ospedale. La penisola di Son Tra, invece, custodisce 30 km² di foresta pluviale primordiale. I langur dal pelo rosso esistono solo qui e si muovono tra i rami, mentre il mare batte contro le scogliere erose. Non lontano, le spiagge di Mike si estendono per 30 km. Le onde che oggi attirano surfisti da tutto il mondo sono le stesse che videro l'arrivo dei primi Marines americani nel 1965. Delta del Mekong. Il fiume Mekong conclude qui il suo viaggio di 4.500 km, dividendosi in 9 rami che i locali chiamano i 9 draghi. È un labirinto d'acqua, dove la terra e il fiume si fondono, in un ecosistema che nutre 17 milioni di persone. I mercati galleggianti di Kai Rang si animano prima dell'alba. Centinaia di barche si radunano in una danza acquatica, scambiando frutta, verdura e storie.
Ogni imbarcazione porta un palo con appeso il proprio prodotto, ad esempio un ananas, un cavolo, una zucca, come fossero insegne viventi di un commercio millenario. Le foreste di mangrovie, invece, creano un mondo sommerso, dove le radici emergono dal fango. Hanoi. Nel nord del Vietnam, Hanoi racchiude secoli di storia nelle sue strade. La città vecchia si divide in 36 vie, ogni strada dedicata a un mestiere diverso. Qui, artigiani lavorano ancora il legno, battono il ferro e creano gioielli come facevano i loro antenati. Nel cuore di questa trama di vicoli, un treno sfreccia 2 volte al giorno, sfiorando le case e le botteghe, in una strada così stretta che i residenti devono ritirare i loro sgabelli e le merci esposte al suono della campana. Il lago Hoan Kiem domina il centro della città, con al centro la torre della tartaruga. Nel tempio della letteratura, invece, gli studenti ancora oggi vengono a toccare le teste delle tartarughe di pietra, sperando in un po' di fortuna per i loro esami. Per le strade, i venditori ambulanti preparano il po' in enormi pentole fumanti, mentre la gente mangia seduta su piccoli sgabelli blu, parlando e ridendo. Nel quartiere francese, vecchi edifici coloniali ospitano ora caffè moderni e ristoranti. La sera, migliaia di motorini riempiono le strade e le luci dei fari illuminano la città, mentre la gente torna a casa. Hanoi non si ferma mai, mescolando il vecchio con il nuovo in ogni angolo delle sue strade. Hoi An. In questa antica città portuale del Vietnam, le lanterne dominano ogni angolo e vicolo. Di giorno, mani esperte intrecciano bambù e seta colorata, creando sfere e forme che pendono dalle botteghe. Ma migliaia di lanterne attendono il tramonto, riposando sotto i tetti ricurvi delle case mercantili. Quando il sole scompare, la città si trasforma. Le lanterne si accendono una dopo l'altra. Rosse, gialle, blu e verdi illuminano le vie in pietra, riflettendosi nelle acque scure del fiume Tu Bon. I loro bagliori rimbalzano sui muri antichi, tingendo di magia anche il vecchio ponte giapponese. Il mercato notturno prende vita sotto questo cielo di luci. I venditori dispongono le loro merci, mentre il profumo del cibo di strada riempie l'aria. Piccole barche scivolano sul fiume, portando visitatori che liberano nell'acqua lanterne galleggianti, alimentando una tradizione che continua da secoli. Hoi An non è solo una città, è un festival di luce che si ripete ogni notte.
UE. L'ultima città imperiale del Vietnam si risveglia tra le mura della cittadella. Il fiume dei profumi divide questo mondo in due. Il presente da una parte e un passato di imperatori e concubine dall'altra che ancora riecheggia tra i padiglioni di porpora. Nel cuore della cittadella, 13 imperatori Nguyen governarono il Vietnam per 143 anni. I draghi spiccano sui tetti, mentre le fenici sorvegliano cortili dove un tempo solo l'imperatore poteva camminare. I mausolei imperiali emergono dalla giungla come città in miniatura, e quello di Tu Duc occupa un territorio grande quanto una città moderna. La pagoda della Dama Celeste, invece, si erge su 7 piani. Ogni livello rappresenta una reincarnazione, mentre il fiume scorre sotto, come un serpente che porta con sé i segreti di una dinastia scomparsa. Isole di Con Dao. A 185 km dalla terraferma, 16 isole emergono dal Mar Cinese meridionale. Con Dao custodisce 2 volti, con il paradiso e l'inferno che si intrecciano. Qui sorgeva la più temuta prigione dell'Indocina, costruita dai colonizzatori francesi nel 1862 e utilizzata successivamente anche dalle forze americane e sudvietnamite. Le sue celle hanno ospitato oltre 20.000 prigionieri, molti dei quali attivisti per l'indipendenza e dissidenti politici. Nelle celle, i graffiti lasciati dai detenuti raccontano storie di sofferenza e resistenza. Le tigri gabbie erano minuscole celle di isolamento, dove i prigionieri erano costretti in condizioni disumane e rimangono come testimonianza della brutalità del regime carcerario. L'aspetto naturalistico dell'isola, invece, vede le tartarughe marine deporre le uova sulle spiagge, dove un tempo i prigionieri sognavano la libertà. La foresta pluviale copre l'85% dell'arcipelago. I dugonghi, ultimi esemplari del Vietnam, pascolano sott'acqua, mentre macachi dalla coda lunga saltano tra i rami di alberi centenari. Isola di Phu Quoc. Al largo della costa cambogiana, Phu Quoc emerge dal golfo della Thailandia. Il parco nazionale occupa più della metà dell'isola e le foreste primordiali nascondono 1164 specie di piante e ruscelli che sgorgano dalle rocce. Una funivia sorvola il mare per quasi 8 chilometri, collegando l'isola principale a 3 isole minori. Le cabine in vetro offrono una vista spettacolare sull'arcipelago, fluttuando a 100 metri sopra le acque turchesi. Nel cuore della città principale,
Duongdong, il tempio d'Inkao, sorge su uno sperone roccioso ed è un santuario dedicato alla dea del mare, che offre riparo spirituale ai pescatori. La città si sviluppa sempre più velocemente, tra resort di lusso e grandi centri commerciali, pur mantenendo vivo il tradizionale mercato notturno, dove i pescatori vendono il pescato del giorno. Qui, l'aroma delle bacche si mescola alla brezza marina, creando una firma olfattiva unica al mondo. Mukang Chai. A nord del Vietnam, le terrazze di riso di Mukang Chai scalano le montagne come gradini verso il cielo. Gli Hmong, minoranza etnica che abita queste terre da secoli, hanno trasformato i pendii in opere d'arte viventi, che cambiano colore con le stagioni. A maggio, l'acqua delle risaie riflette il cielo come migliaia di specchi. Giugno porta il verde intenso delle giovani piante, mentre settembre tinge le terrazze d'oro quando il riso è pronto per il raccolto. Le nuvole giocano con le montagne, creando ombre sulle terrazze, che si estendono per 2200 ettari. I contadini lavorano questi campi verticali con tecniche tramandate da generazioni. La vita qui segue il ritmo delle piogge, con gli Hmong che leggono il cielo e prevedono il tempo. Muene. Il vento plasma il deserto rosso di Muine, in un paesaggio che sfida la logica del Vietnam tropicale. Dune di sabbia si muovono come onde, creando un Sahara in miniatura, ma affacciato sul Mar Cinese meridionale. Il villaggio dei pescatori si sveglia prima dell'alba, con centinaia di barche tonde che punteggiano la costa. Sono cesti di bambù intrecciato, coperti di resina. Le falesie rosse, invece, raccontano quasi 2 milioni di anni di storia geologica attraverso strati di roccia colorata. Il vento e la pioggia, infine, scolpiscono canyon in miniatura, mentre ruscelli nascosti creano oasi dove crescono le palme da cocco. Ninh Binh. I templi di pietra calcarea emergono dalle risaie. Questo luogo,
antica capitale del Vietnam, racconta una storia dove terra e acqua si incontrano. A Tam Coc, il fiume scorre tra formazioni rocciose che toccano il cielo, ed i rematori guidano le barche usando i piedi, una tecnica tramandata da secoli. Il ritmo dei remi si mescola al canto degli uccelli acquatici che nidificano nelle grotte. Il tempio di Bic Dong si arrampica su 3 livelli di montagna, ed ogni piano rivela grotte, dove monaci buddisti meditano ormai da generazioni. A Trang An, infine, il fiume scorre attraverso 31 valli e 48 grotte, e le barche scivolano sotto archi di pietra così bassi che i passeggeri devono sdraiarsi. Phong Nha Ke Bang. Nel cuore del Vietnam centrale, il tempo ha scavato il più grande sistema di grotte del mondo. Phong Nha nasconde 126 km di tunnel sotterranei, dove fiumi scorrono nell'oscurità eterna. La grotta Son Doong potrebbe contenere un grattacielo di New York. Le sue volte si aprono in doline, dove la giungla cresce sottoterra, creando un ecosistema che sfida le leggi della natura. Fiumi sotterranei hanno modellato alcune sale, che sono grandi quanto delle cattedrali. Nuove grotte continuano a formarsi nel silenzio delle profondità, mentre i ricercatori scoprono ancora passaggi inesplorati. Ogni spedizione rivela nuovi misteri in questo labirinto tridimensionale, dove l'acqua continua a scolpire la pietra, in un'opera senza fine. Saigon, oppure Ho Chi Minh City. Le torri di vetro di Saigon sfidano il cielo, mentre nel distretto 1, il palazzo della riunificazione si erge maestoso. I suoi cancelli, attraversati dai carri armati nel 1975, oggi accolgono turisti. Il mercato di Ben Thanh, invece, pulsa nel cuore della città dal 1914, con un labirinto di bancarelle con oltre 3.000 venditori che offrono merci da tutto il Vietnam. La città si muove al ritmo di oltre 8 milioni di abitanti e 7 milioni di scooter, che sciamano tra viali coloniali francesi e grattacieli ultramoderni. Infine, la città sotterranea di Cu Chi si estende per 250 chilometri. Questi tunnel, alti 80 centimetri, raccontano una guerra combattuta nell'oscurità. Su 3 livelli diversi di profondità, ospitavano ospedali da campo, cucine, depositi di armi,
e persino un teatro per intrattenere i soldati durante i lunghi anni del conflitto. Terrazze di riso di Sapa. Le montagne del Nord Vietnam si trasformano in scale verso il cielo. Le terrazze di riso di Sapa si estendono per centinaia di chilometri, modellate da secoli di lavoro del popolo Hmong e Dao. L'acqua scorre da un livello all'altro, in un sistema idrico creato 2000 anni fa. Le terrazze seguono i contorni naturali della montagna, creando un mosaico vivente che cambia colore con le stagioni. Il monte Fansipan, tetto dell'Indocina, veglia su questo paesaggio umano a 3143 metri d'altezza. I villaggi Hmong punteggiano le alture, e le donne, vestite in abiti indaco tinti a mano, lavorano i campi con tecniche tramandate attraverso generazioni. Ogni famiglia custodisce un pezzo di questa tela verde, che ricopre le montagne fino alle nuvole. Valle di Mai Chau. Tra le montagne del Nord Vietnam, una valle si apre come uno scrigno nascosto. Mai Chau rivela un mondo dove il popolo Thai bianco vive in armonia con la terra, da oltre 700 anni. Le case su palafitte in bambù e legno si innalzano dai campi di riso. Costruite a 2 metri dal suolo, proteggono dalla pioggia monsonica, mentre lo spazio sottostante ospita telai per la tessitura e animali da cortile. Le donne Thai, infatti, tessono stoffe multicolori su telai tradizionali, trasformando cotone e seta in motivi che raccontano storie di montagne e fiumi. L'acqua, inoltre, scorre in un sistema millenario di canali che nutre le risaie. Al tramonto, quando la nebbia scende dalle montagne, le luci dei villaggi brillano nella valle, come stelle cadute dal cielo. Khao Bang. Khao Bang rivela un paesaggio dove l'acqua plasma la roccia, da millenni. Le cascate di Ban Jok tuonano da 30 metri d'altezza, creando arcobaleni nella foschia. L'acqua scorre attraverso terrazze di roccia calcarea, formando piscine naturali dove la vita prospera. Il fiume Quai Son scorre tra le montagne, segnando il confine con la Cina, attraverso valli ricche di risaie. I villaggi delle minoranze etniche punteggiano le vallate, con tradizioni che sopravvivono al passare del tempo. Qui, le donne tessono ancora stoffa con telai primitivi, mentre gli uomini coltivano il riso seguendo il calendario lunare.
Penisola di Son Tra. A nord di Da Nang, una penisola, emerge dal mare come l'ultimo avamposto della giungla vietnamita. Son Tra custodisce 30 km² di foresta, dove il tempo scorre seguendo ritmi ancestrali. I langur dalle gambe rosse esistono solo qui e si muovono tra i rami di alberi. Solo 60 esemplari sopravvivono in questo santuario naturale, dove ogni alba potrebbe essere l'ultima per questa specie. La statua della Dama Bianca svetta a 67 metri d'altezza sul punto più alto della penisola. Il Banyan Tree, che è un albero di 800 anni, estende le sue radici come tentacoli, mentre i suoi rami hanno offerto riparo a generazioni di monaci, soldati e viaggiatori. Villaggio di Mang Dit. Tra le curve del delta del Mekong emerge un villaggio in cui generazioni di artigiani modellano l'argilla del fiume, trasformandola in mattoni rossi, con cui costruiscono città intere. I forni tradizionali si ergono come torri di guardia, mentre il fumo si alza verso il cielo. Da 200 anni, le mani dei maestri ripetono gli stessi gesti, cioè estraggono l'argilla dal fiume, la pressano negli stampi, la cuociono nei forni. Il villaggio vive e respira attraverso questi forni, che non si spengono mai. Il villaggio produce oltre 1 milione di mattoni al mese, eppure mantiene i ritmi di un tempo passato, dove ogni pezzo viene ancora controllato a mano. Santuario Mai Son. Nel cuore della giungla vietnamita, 70 templi si nascondono tra la vegetazione. Un regno perduto di Champa, costruito pietra su pietra nell'arco di 1000 anni. Le torri si innalzano verso il cielo, mentre l'alba rivela incisioni che raccontano storie di dei e re. I templi furono costruiti senza malta, infatti ogni blocco di pietra si incastra perfettamente con gli altri, sostenendosi a vicenda. I mattoni rossi, cotti con una tecnica ancora oggi sconosciuta, resistono al tempo e alle intemperie, mentre archeologi e storici cercano di decifrare le iscrizioni che potrebbero rivelare i segreti delle costruzioni. Baia di Vini. Nel Mar Cinese meridionale, le acque di Vin 1 rivelano un mondo sommerso. La baia si nasconde tra le montagne del Parco Nazionale Nui Chua, dove il mare incontra la roccia. Sotto la superficie,
I coralli creano il luogo perfetto in cui migliaia di pesci tropicali nuotano tra le correnti. I pescatori locali, sui loro canestri di bambù intrecciati a mano, tramandano tecniche di pesca ancestrali, mentre dal mare emergono formazioni rocciose scolpite da millenni di onde e vento. La vita nella baia continua come secoli fa, in un ritmo dettato dalle maree e dalle stagioni. A Giang. Nel punto più settentrionale del Vietnam, dove le montagne toccano il cielo, A Giang rivela i suoi segreti. I sentieri si snodano attraverso passi di montagna che sfiorano le nuvole, mentre il fiume Noche taglia la roccia creando gole profonde. Sulle pendici, le minoranze Hmong e Dao coltivano il grano saraceno, trasformando le montagne in campi che cambiano colore con le stagioni. Le donne indossano abiti tradizionali tessuti a mano, tingendo le stoffe con indaco coltivato nelle valli. Nei villaggi, le case di terra battuta proteggono dal freddo dell'inverno, mentre i mercati settimanali riuniscono persone che camminano ore per scambiare merci. Qui, il tempo segue ancora il ritmo delle stagioni e dei raccolti. Phan Rang. Nella terra di Cham, la costa arida incontra il mare. Phan Rang emerge tra dune di sabbia e piantagioni di uva, unico luogo in Vietnam dove i vigneti prosperano sotto il sole. I pescatori lanciano le reti all'alba, seguendo tecniche tramandate da secoli. Le saline si estendono come specchi sulla costa, dove i raccoglitori di sale lavorano dall'alba seguendo i ritmi delle maree. Nei villaggi di pescatori, le case tradizionali si proteggono dal sole con tetti di palma intrecciata, ed il popolo mantiene vive le tradizioni attraverso danze rituali e canti antichi. Concludendo questo viaggio visivo attraverso il Vietnam, ci siamo spostati dal fascino delle sue terre più emozionanti, alle icone più celebri delle sue città e province, scoprendo insieme non solo luoghi, ma anche curiosità, che rendono ogni angolo di questo paese unico. Speriamo che le immagini e le storie raccontate abbiano arricchito la vostra conoscenza e stimolato il desiderio di esplorare personalmente la variegata bellezza di questa nazione millenaria.